subscribe to the channel and like the video. Grazie Milena, è stato molto bello ascoltarti, grazie mille per averci raccontato di come sia fondamentale essere consapevoli che l'aspetto empatico ed emotivo è fondamentale quando si parla di voce e che grazie a questa consapevolezza si può raggiungere il successo e, come dicevi poco fa, anche migliorare la qualità delle nostre vite. Quindi grazie davvero, sono già arrivate delle domande, quindi io inizio subito a farti qualche domanda e invito i nostri partecipanti a continuare a scrivere in chat le loro domande e i loro commenti. Partirò proprio dall'inizio, quindi torniamo indietro per chiedersi che cosa si intende quando si parla di voce, di armoniche, struttura e colore. Hai menzionato questo all'inizio del tuo webinar, se puoi dirci qualcosa di più. Allora, approfondisco in modo abbastanza leggero, chiaramente, perché l'argomento è complesso. Le armoniche chiaramente si fondano sull'armonia. Per spiegarvelo in modo più facile, l'armonia musicale, ok? In realtà non è solo musicale, è un'armonia delle vibrazioni, delle frequenze che vengono utilizzate da una voce rispetto ad un'altra. Quindi se una voce è dissonante, in modo proprio semplicissimo, all'altra, assolutamente la comunicazione non arriva, ok? La struttura è l'insieme della risonanza e delle armoniche, quindi è tutto ciò che completa la fonazione, l'enunciazione del momento. Quindi i suoni, le parole, i movimenti, ma le sfumature soprattutto, le inclinazioni, le flessioni, ok? E l'ultima era armoniche, struttura e... Arrivo subito. Colore. Ecco, colore diciamo c'è un pochino più di esperienza, però ecco il colore è un elemento che aiuta quando si è un po' alle prime armi con la vocalità per comprendere se la voce è calda, quindi rispecchiata da un colore principalmente, può essere anche il rosso, è gioiosa che potrebbe essere legata al giallo, quindi abbiamo questo aspetto cromatico, ok? Chiaramente avrete capito che per me non sono sufficienti né i colori né le loro sfumature, perché le vibrazioni e le frequenze sono ancora più complesse, ok? Spero di aver dato una risposta esaustiva. Grazie, Prego. assolutamente. Prima lei ha parlato di scioltezza della voce e uno dei nostri partecipanti ci chiede, ci dice che a volte è difficile raggiungere questa scioltezza, per esempio in un colloquio o durante una presentazione importante. Se ci può dare qualche consiglio per ottenere questa scioltezza. Allora, questa scioltezza, come avrete capito, chiaramente è il risultato di un lavoro sulla persona e sulle sue emozioni, perché è l'emozione che blocca la scioltezza. È fondamentale, bisogna subito comprendere questo. Chiaramente è fondamentale anche l'esperienza, ma feci per la comunità europea un intervento nel quale spiegai come trasformare la paura, la tensione di un colloquio invece in una arma per poterlo fare meglio. Beh, il segreto è proprio questo, lavorare su quella specifica tensione e cercare di trasformarla sempre a livello vibrazionale e di frequenza all'interno della persona affinché diventi un'energia. Ok? Grazie. Prego. Dunque, nella prima parte del suo speech ha parlato della segreteria telefonica, ha fatto questo esempio simpatico che è piaciuto e che ha fatto sorgere una domanda. Spesso quando ci si ascolta la propria voce ci sembra lontana anni luce da noi, che poi questa è una cosa che ha detto anche lei, e non ci piace. Che cosa ci può dire su questo aspetto? Come imparare a piacersi o prendere più consapevolezza di quello che esprimiamo con la nostra voce? Allora, diciamo che anche questo richiede, come sempre, lo ripeterò, è un lavoro, è fondamentale, richiede il riallineamento.
ecco, sul mio website lo potete trovare, riallineamento vocale. Che cos'è? Io riallineo la persona, cioè quello che è dentro la persona con la persona che sta parlando e la sua vocalità. Ok? Allora a questo punto possiamo finalmente raggiungere questo aspetto. Possiamo, se volete vi do qualche piccolo spunto, però sarebbe veramente superficiale, lo faccio all'inizio e dico non vi piace la voce quando vi registrate? Allora attenzione che dovete registrarvi anche con, non dico un buon microfono, ma almeno un buon registratore, ok? Ma fondamentale, cominciate a provare a registrarvi quando leggete almeno 3 differenti contesti. Io invito sempre alla poesia, invito sempre alla parte anche tecnica e invito sempre anche a magari immaginare un colloquio con una persona alla quale teniamo. Vedrete come la voce cambia e lì direte, ecco, io mi riconosco in questa. Spesso quando faccio il voice assessment, Giulia, ci sono le persone parlano, mi raccontano di tutto, a un certo punto dico, ecco, questa è la tua voce, mi guardano e mi dicono, ma come ha fatto? Io in questo momento mi sento perfettamente io, mi piaccio. È un'accordatura, come spiega anche Elle Magazine, che io faccio costantemente ed è molto importante. Però ecco, queste piccole chicche che vi ho dato potrebbero iniziare a farvi comprendere un pochino di più, ok? Grazie. Prego. Senta, quali sono le tecniche per allineare la voce? Allora, le tecniche per allineare la voce, ovviamente chi mi conosce e l'ha già allineata ed è tra di voi sa che non sono facili da sbriciolare così. Allora, posso dire una cosa importante: per riallineare la voce bisogna prima di tutto comprendere che ognuno ha la propria. Quindi, come abbiamo visto quel cagnolino con le orecchie tutte aperte, non esiste una tecnica uguale per tutti, non c'è. Non l'ho creata, io sono un'artigiana al 100%, nonostante prima o poi, diciamo, impazzirò con tutte queste richieste, però sono un'artigiana. Mi fermo, analizzo, ascolto e inizio a far lavorare la persona con una specifica tecnica, ma soprattutto una specifica ricerca della sua emozione. Ok? Quindi se non sono chiarissima sulla tecnica è perché la tecnica, come vi ho detto, non è in grado di arrivare a questo riallineamento. La tecnica è soltanto un adeguarsi a quello che si conosce, ok? Lo chiamerei più un viaggio, una scoperta, un'avventura. Benissimo. Senta, adesso le faccio una domanda che mi ha incuriosito molto. Vorrei sapere da lei se si possono esprimere le proprie potenzialità in tante lingue, oppure se è possibile solo nella propria lingua madre. Questa chiaramente è una domanda che ci arriva dal pubblico. Bellissima domanda, complimenti a chi ha fatto questa domanda. Perché sono una poliglotta e quindi ovviamente adoro le lingue, vorrei impararle tutte, ne so per ora 5/6, perché la sesta non è proprio perfetta. Sì, ma certo, anzi la lingua può migliorare, certo saranno diverse frequenze, quindi una potenzialità che in italiano viene esposta con una specifica armonia e contesto, magari si riuscirà in inglese in un'altra modalità, ma assolutamente sì, anzi è il viaggio che preferisco per eccellenza. Vede Giulia? Già mi sono appassionata a questa domanda. Sì, ho visto che è piaciuta anche a lei come è piaciuta a me. Dunque, torniamo adesso a parlare di emozioni, anche se in realtà non abbiamo mai smesso. Certo. Come si gestiscono le emozioni che non aiutano la nostra voce ad emergere? Lei ne ha menzionata qualcuna. Chiaramente non è necessario solamente volerlo. No. Quindi come facciamo? Allora, anche questo mi riservo di dire che è sempre molto personale, ma è fondamentale comprendere che non dobbiamo focalizzarci sull'aspetto razionale. Se iniziamo a pensare, non esce, ma adesso non va bene, mi blocco, ecco l'ansia, ecco, è finita, è finita.
il 98% del mio lavoro è questo. Allora che cosa posso fare? Sposto e non zittisco la mente. Io non sono a favore di zittire la mente, no. Sposto la mente, la lascio libera, non in silenzio, libera. E ci tengo a precisare questo perché in italiano, che arriva dal latino, abbiamo questo bellissimo detto: la mente mente. Mi capite cosa intendo? Quindi la mente ci fa fare delle cose, ci fa sentire delle emozioni, ma soprattutto ci fa percepire delle relazioni e delle sensazioni spesso che vengono filtrate in modo scorretto. Allora cosa dobbiamo fare? La mente la dobbiamo mettere, come dico io, un pochino in pensione, non in silenzio, perché ho tanta gente, con tutto il rispetto per chi pratica ovviamente la meditazione, giungono da me e mi dicono: io spengo la testa, ma comunque no, ho detto, tu non hai spento il fuoco della mente. Il fuoco della mente è l'emozione, da sempre. Quindi cerchiamo di far sì che la mente raggiunga veramente questa parte interna, che nel gergo artistico è la pancia, mentre io vi racconto è proprio questo cammino da dove parte la nostra energia vitale, e vedrete che se vi concentrate su questo, senza zittire la mente ma lasciandola andare, troverete la parte più bella di voi. E questo è l'unico modo per poter veramente vincere contro la paura, l'ansia, l'agitazione, eccetera. Ma chi inizia a pensare, ma anche in teatro, in altre situazioni, io ho moltissime situazioni differenti, la mente non aiuta. Quindi serve per ricordare eventualmente, ma non per focalizzarci su un'emozione negativa. Assolutamente no. Grazie mille. Prego. Allora, tornando a qualcosa di più pratico, ci chiedono come allenarsi e non stancarsi di parlare al telefono o in pubblico. Allora, qui potremmo sviscerare un attimino le due cose. Parlare al pubblico non è la stessa cosa che parlare al telefono, prima di tutto, ok? E poi dipende con chi. Io immagino, e mi riferisco, poi se ci sono altre domande ditemele, ok? A qualcuno che parla davanti a un pubblico che non conosce, ok? È un argomento complesso e possiamo anche vederlo se volete in un webinar, però diciamo che cerco di focalizzarlo dicendovi che bisogna prima di tutto lavorare sulla scioltezza di cui parlavamo prima. La scioltezza coincide, come dicevo prima, nella liberazione dello strumento vocale e ovviamente è coinvolta la respirazione diaframmatica, sulla quale mi fermo, ma dico due parole perché io sono anticonformista e sono contro ogni idea e lo dimostro da 30 anni. Molto spesso si usa il diaframma molto male e non si è preparati. Quando il diaframma è sciolto, probabilmente lo vedrete tra un po', c'è un'intervista che sta per arrivare, noi con Inborn Voice raggiungiamo il 400% in più di capacità respiratoria e questo permette quella scioltezza che permette di poter parlare per ore, ovviamente non dimenticando che una respirazione di quel livello tonifica le corde vocali, ok? Molto importante. Quindi invece per quanto riguarda chi parla al telefono, ecco, sicuramente devo dire che è meglio parlare al telefono un po' seduti e un po' in piedi, giusto per essere molto easy. Stando sempre seduti automaticamente abbiamo questa compressione diaframmatica, la postura che porta in avanti, ma assolutamente veniamo rannicchiati dentro noi stessi, ok? E dobbiamo fare molta attenzione, perché questo è un elemento importante, Giulia, di non voler apparire ciò che non siamo nel nostro telefono, magari essendo troppo esuberanti e quindi facendo questi high pitches, queste tonalità alte, oppure per apparire, eccetera, ma non le sappiamo tenere perché non ci appartengono. E poi dobbiamo bere anche molta acqua, come ho fatto io, non tantissima, però il giusto e il necessario, ok?